Ciao dal terrone della statistica di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua piccola o media azienda o organizzazione nel fare decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti mostro un caso che presumibilmente viene dall'ambito manufatturiero. Abbiamo un tesista che ha raccolto 167 righe di un esperimento di impatti su una superficie di alluminio. Ogni riga corrisponde ad un impatto e le prime due colonne sono le coordinate XY su una griglia, mentre le altre quattro colonne indicano essenzialmente dati che provengono da dei sensori. Come obiettivo abbiamo la previsione delle due colonne dell'impatto, ossia la X e la Y. Io fino ad oggi ti ho mostrato modelli che lavorano sulla previsione di una singola colonna. Qui ne abbiamo due, vedi, abbiamo X e Y, al che abbiamo varie strade. O lavoriamo con un modello che fino ad ora non ti ho mai mostrato, ossia un modello di regressione multi-target, dove prevediamo X e Y in funzione di un sottoinsieme di queste quattro colonne, oppure facciamo una cosa che io, facendo in giro sulla letteratura e su internet, non ho trovato, che è quella di mappare queste due colonne XY in un'unica variabile. Questa cosa si può fare con una funzione di Cantor, nome che se hai studiato analisi 1 e analisi 2 sicuramente ti suonerà familiare e quindi probabilmente seguirai più a lungo questo video. Tuttavia, su questo pianeta siamo 8 miliardi oramai e le cose sono due: o ho fatto una cosa estremamente innovativa o ho fatto una cosa estremamente inutile e pericolosa. Io tendo più per la seconda opzione e probabilmente vedrai una figuraccia in diretta. Come ti dicevo, ho creato questa colonna che mappa X e Y, questa è la formula costruita tramite la sintassi di R, per fortuna su JASP possiamo fare questa cosa. Possiamo andare alle statistiche descrittive. Qui ho creato delle prime statistiche descrittive per le variabili originali. Come vedi, abbiamo cose che si vedono, vengono da altri campi rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Qui abbiamo una distribuzione quasi uniforme, anche qui, e per quanto riguarda i dati dei sensori abbiamo delle distribuzioni normali spostate a destra. Per quanto riguarda la parte della mappatura di Cantor, vedi che passiamo da una distribuzione uniforme di X e Y e abbiamo una distribuzione normale molto pulita, con una leggera asimmetria, ma è una delle normali più normali che vedrai in 30 video. Ok? Questo perché veniamo da una scienza, i dati vengono raccolti da un processo che proviene da una scienza dura, che è la fisica, mi verrebbe da dire. A seguire le correlazioni col metodo classico, sia frequentista, ed emerge che abbiamo solo 3 variabili significative su 4. Tuttavia, guarda bene, fra TOF1 e TOF3 abbiamo una fortissima collinearità, così come fra TOF3 e TOF4. Quindi bisogna già fare attenzione. A seguire ho ripetuto la stessa cosa con il metodo bayesiano e rimane solo quella fra TOF3 e TOF4 e rimane anche la co-correlazione fra TOF3 e TOF4. Poi ho fatto i grafici ed essenzialmente vengono fuori tutte correlazioni lineari. Io non me la sento di dire che questi punti in fondo risultano valori anomali, perché comunque siamo in un fenomeno naturale e avendo a che fare con una distribuzione normale semplicemente risultano delle code della distribuzione. Attenzione che escludere valori anomali in un fenomeno naturale può dare origine ad un errore già noto nella storia della scienza, ossia la radiazione cosmica di fondo. Non so se lo sai, ma nell'universo esiste appunto questa radiazione che inizialmente si pensava fosse un artificio strumentale e quindi lo escludevano. Qualcuno ha detto ma perché escluderlo? E ha scoperto la radiazione cosmica di fondo. Quindi io anche in funzione di questa esperienza storica, io questi dati non li toglierei,
Comunque per TOF vedi che l'evidenza è molto altalenante, da qui non viene fuori una vera e propria significatività, mentre invece per TOF3 e TOF4 stiamo per lo più sopra. A questo punto possiamo costruire il primo modello con la variabile significativa e senza la sua variabile collineare, ossia TOF3, quindi inserirò solo TOF4 essenzialmente. E abbiamo un R quadro basso che è di circa il 18%, quindi questo modello spiega il 18% della variabilità delle nostre coordinate trasformate. Possiamo provare a togliere l'intercetta e vedi che abbiamo un valore molto anomalo, quindi ci converrebbe reintrodurla. Un R quadro aggiustato del negativo è sempre un campanello d'allarme, quindi la reintroduciamo. Guardiamo i grafici di diagnostica, questo è un problema, tutti gli altri no. Che si fa? Si può provare a ripetere il modello inserendo anche la variabile TOF3 che sappiamo risulta collineare con la variabile TOF4. E come vedi l'R quadro aumenta sensibilmente, tuttavia anche se abbiamo un aumento dell'R quadro abbiamo comunque questo problema nel grafico di diagnostica e tutti gli altri grosso modo vanno bene. Ma ti faccio notare che di solito avere valori alti qua dentro è appunto uno dei sintomi della collinearità. Cosa facciamo? In questa seconda parte cambio totalmente approccio, mentre prima abbiamo visto un approccio fantasioso che utilizza la funzione di Cantor per mappare due variabili in una, in questo lasciamo le variabili così come sono e utilizzeremo un modello che vedrai a breve. Innanzitutto io ti faccio vedere le correlazioni parziali, spero che questa interfaccia più da addetti ai lavori non ti spaventerà, essenzialmente l'abbiamo qua sotto. E la cosa curiosa di questo caso e di questi dati è che abbiamo comunque un elevato livello di correlazione parziale per tutte le variabili esplicative. Ma questa non è di per sé una grossa novità, visto l'ambito che ha a che fare con fisica/ingegneria. A seguire ho fatto una ricetta, e di solito la ricetta nel caso di R significa una formula per un modello che si andrà a costruire. Poi a seguire ho fatto dei passaggi un po' più tecnici da spiegare in questa sede. Ho caricato la libreria per il modello PLS e un'altra libreria che mi servirà a fare determinate cose. Qui c'è una mega funzione che evito di spiegare. Qui abbiamo una cosa che ci consentirà di visualizzare delle cose nel grafico di destra, ma fra poco ci arrivo. Qui essenzialmente abbiamo altre istruzioni per questo tipo di output finale. Premettendo che sul PLS io non è che ho grossa esperienza, io ti posso solo dire che, ma giusto per dirti 4 cose tecniche messe in croce perché non mi interessa annoiarti, il metodo di regressione lineare classico, diciamo, ha un certo stimatore, che è lo stimatore dei minimi quadrati. Nel PLS si usa i minimi quadrati parziali, quindi è un diverso stimatore. Di cosa? Dei coefficienti del modello. Ma in questo contesto non abbiamo un output con il classico R quadro, cioè la varianza che il nostro modello spiega della variabile obiettiva, in questo caso sono due, ma abbiamo una cosa che assomiglia a quello che si fa quando si vuole ridurre le dimensioni, cioè il dato sulla proporzione di varianza spiegata. Qui vediamo che per spiegare all'incirca l'80% della varianza di x e y ci servono 3 componenti, ossia 3 variabili. Se sai qualcosa di PCA, questo modo di parlare che ho adottato fino a poco fa ti suonerà familiare, ma la vedo come una possibilità molto remota, quindi vado avanti. Come vedi, sulla x abbiamo una proporzione di varianza spiegata leggermente superiore a y. Poi, questa è un'osservazione squisitamente personale, che è un po' la mia scuola di pensiero, secondo me ne servono 2 componenti, anziché 3. Ti spiego brevemente il perché. Vedi che da 1 a 2 abbiamo una certa pendenza per quanto riguarda il segmento, e fra 2 e 3 abbiamo una pendenza molto inferiore, quindi
la quantità di varianza che noi guadagniamo passando da 2 a 3 è molto inferiore rispetto a quella da 1 a 2. Qui c'entra un po' di analisi matematica in termini di guadagno vincolato, ma non voglio scendere troppo nei dettagli di questa cosa, semplicemente è una mia personalissima opinione. Chiaramente in letteratura troverai la maggior parte delle persone concordi sul fatto che si fermeranno a 3. Quindi ripeto, con questo codice noi troviamo la quota di varianza che possiamo spiegare in funzione delle variabili che prendiamo. Non abbiamo un coefficiente di determinazione o R quadro. Quindi io ho esaurito 2 approcci. Secondo me ne esiste anche un terzo, un quarto. Ribadisco ancora una volta che comunque quello che sto facendo è abbastanza sperimentale per la mia conoscenza. Quindi, come ho anticipato all'inizio del video, la figuraccia è molto probabile. Terzo approccio, che non è assolutamente il mio campo, nel senso fino adesso più o meno poteva centrare col mio campo, al massimo non avevo esperienza nel modello dello specifico. Con questo terzo approccio non è proprio il mio campo, cioè le equazioni differenziali. Questa è una cosa squisitamente da ingegneri. Io sono arrivato a questa conclusione confrontandomi un po' con il miglior collega digitale che si può avere, ossia ChatGPT. Io mi sono domandato, ma perché utilizzare un approccio di apprendimento automatico, machine learning, chiamalo come ti pare, con dati che hanno a che fare con la fisica? Ho capito che comunque quei dati avevano come finalità una tesi e quindi di solito nella tesi si provano approcci nuovi, ma perché non utilizzare ciò che già si sa che funziona, che è appunto le equazioni differenziali? Io chiaramente conosco, perché in altri casi avevo letto qualcosa sulle librerie che si possono usare per questi contesti, quindi conosco delle librerie di R, ma anche di Python, che fanno queste cose. Ma per scrivere equazioni differenziali bisogna sapere più fisica di quanto ne so io. Quindi io non voglio spingermi così oltre e aumentare le probabilità che faccio figuracce. Capisco che per qualcuno può diventare fonte di intrattenimento, ma per me mica tanto. Quarto approccio che hai visto nel video sulla geometria è utilizzare un approccio di regressione simbolica, cioè anziché avere uno stimatore dei minimi quadrati o di altra natura, noi utilizziamo una regressione simbolica non per trovare tanto il modello, ma la formula, chiamiamola matematica, che spiega x e y. Vedo una serie di problemi con questo approccio e che comunque il primo è che nel video della geometria avevamo solo una variabile obiettivo che era l'area, qua ne abbiamo due. Quindi io non ho visto a livello di librerie casistiche che prendono in considerazione questo caso, cioè 2 variabili obiettivo. Quindi io non me la sento di reinventare un po' la ruota, anche perché per scrivere librerie di regressione simbolica serve minimo un dottorato. Secondo problema è che comunque come risultato potremmo arrivare a una specie di equazione differenziale, e ne ho viste 3 che comunque possono facilmente venire fuori nel nostro contesto, ma il problema è che comunque la regressione simbolica rispetto alle equazioni differenziali hanno requisiti computazionali, sono molto più onerosi. L'equazione differenziale, una volta che tu la imposti, da quello che ho capito, ci metti pochi secondi o comunque istanti ad avere un output, soprattutto per la quantità di dati che abbiamo. Invece con la regressione simbolica fa parecchi giri prima che trova l'equazione che meglio descrive i dati. Quindi queste sono 2 opzioni. Chiaramente l'ultima ha più a che fare col mio campo, mentre invece la prima, cioè le equazioni differenziali, serve essenzialmente un ingegnere o qualcuno che per interesse personale o non so, magari perché c'è il padre che l'ha influenzato, sa analisi numerica, equazioni differenziali e così via. In futuro, Staticalmo potrebbe avere una figura dedicata solo a questo, ma al momento no. Al momento questo video ha i limiti di conoscenze e anche di strumenti del sottoscritto. Per concludere, questo video vuole mostrare un po' i rischi di certe richieste, collegate ovviamente a certi tipi di dati. In questo caso, secondo me, l'approccio statistico era proprio tempo buttato, però per capire questa cosa ci è voluto del tempo,
addirittura delle settimane. Come vedi, il mio aspetto fisico è cambiato. In altre parole, con questo video io sto cercando di educarti sul tipo di richieste che mi puoi fare in modo da ottimizzare il tuo tempo e anche l'efficacia dei soldi che spendi. Perché appunto, se tu mi avessi pagato per una richiesta del genere, come vedi i risultati non andavano bene. La cosa migliore che poteva succedere, come hai visto fino adesso, è che ti dicevo: guarda, non ti serve me, ma qualcun altro. Non ho altro da aggiungere, spero di averti divertito in qualche misura. Ti saluto e alla prossima. Ciao!